Buonasera a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per reagire e ad analizzare un mio video, esattamente Million Reasons fatta live. Credo che ci saranno 3 video di questi, una mia reaction alla canzone live, una mia reaction al video dove l'ho cantata, quindi registrata, fatto poi il video musicale, e poi una nuova versione in cui la canto oggi per vedere le differenze. Mi raccomando, non perdetevi i successivi 2, ossia quello dove analizzo il video musicale che ho fatto dalla mia cover di Million Reasons e anche poi quando la ricanto per fare il confronto di come la cantavo dal vivo, come l'ho cantata nel video e come la canto oggi nel 2023. Abbiamo già parlato della mia cover fatta live su Instagram, se non mi seguite seguitemi, tanto mi chiamo Niela Frey comunque, e ci sono tante funny stories al riguardo, ma ve le dirò man mano. Prima di iniziare mi presento, se siete appena capitati sul mio canale e non sapete chi io sia, sono Francesca, sono una cantante e insegnante di canto. Se volete imparare a cantare trovate tutti i miei link giù in info box, potete fare lezioni 1-1 online in tutta Italia insieme a me, altrimenti se volete contenuti approfonditi ed esclusivi per imparare altre cose di canto, trovate il mio Patreon giù in descrizione, trovate tutti i link, date uno sguardo perché i prezzi sono super piccolini. Tra l'altro potete anche fare tutti gli esercizi di canto, avete tutta la mia libreria degli esercizi di canto sempre a portata di mano nell'app di Patreon. Prima di iniziare lasciate un mi piace a questo video se vi piace questa tipologia di video, così so che ne devo fare altri, e non dimenticate di iscrivervi al mio canale, se no YouTube non vi caga neanche di striscio. Detto ciò, non vi dilungo ulteriormente e partiamo subito col video. Prossima, accogliamo con il vostro applauso Francesca Azzei. Oh! Sì! Sì, e hai scelto un brano di Lady Gaga. Ok. Brava, prima di avermi sentito. Io con l'ansia da parte sua. Prima di passare alla parte del ritornello voglio cominciare a dire delle cose. Premessa doverosa. Il gruppo che stava suonando dal vivo erano i miei ex insegnanti della scuola di musica in cui ho cominciato a studiare musica. Sicuramente ero nervosa e quando canto dal vivo sforzo sempre di più perché è strano il modo in cui mi sento. Quindi questa cosa mi fa spingere già in principio più del dovuto. Già inizio che faccio You giving me, il me mi esce strano. Ok, e andiamo al ritornello dove ci eravamo fermati. A parte che c'erano i cori, adoro. Quando faccio I bow down si sente che comincio il I con troppa poca spinta e mi accorgo che me ne serve di più e la correggo in corsa, ma questa cosa generalmente non funziona nel canto. Quando parti male non riesci a correggere le cose in corsa. Allora, tante cose da dire su questa roba qua. Io scendo che faccio Baby I just need one good one to stay. Quando vai sulle note alte dove ti serviva sostegno e poi scendi, se hai sostenuto bene non dovresti avere instabilità, invece lì io ce l'ho. Allora, prima cosa mi viene in mente, appunto per tutta la questione che ho detto prima, che mi viene da spingere di più, come escamotage poi a un certo punto nei live mi ricordo sempre che ho fatto questa cosa. Siccome non riesco a spingere meno, allora cavalco l'onda di quella spinta, se no la mia voce al di sotto di quella spinta è instabile e quindi è peggio esteticamente. E quindi faccio finta che sia fatta apposta anche a livello interpretativo. Ok, entriamo nei dettagli. Nessuno mi aveva ancora insegnato che mi dovevo riscaldare prima di
di cantare, nonostante io avessi fatto 5 anni di tecnica e facevamo esercizi, ma nessuno mi aveva mai detto: guarda, devi fare sempre il riscaldamento puoi fare questo, questo, questo e questo. Quindi io vedevo un sacco di persone che si facevano le sirene prima delle live e io dicevo: ma che palle, ma io non ho voglia, ma se io, ecco cosa pensavo, ma se io faccio quella mi stanco e poi sono senza voce per cantare. Spoiler, ti stanchi perché hai le tensioni. Spoiler, è da risolvere il problema delle tensioni. Primo, sentite come lo faccio. Anche il secondo se non sbaglio. O meglio. Sto spingendo molto, sto mettendo molta aria. To cut through all the sport now later. È molto, no? Questi sono anche un po' trucchetti, no? Per non far capire esteticamente che stai sbagliando qualcosa. Un po' per accentuare quella che sembra che stai sforzando, come per far credere all'orecchio delle persone che ti ascoltano, lo sto facendo apposta come effetto. Ora sentite come faccio. I've got 100 million reasons to walk away. I've got 100 million reasons to walk away. Prima di tutto che questa cosa ho già riprovato a cantarla l'altro giorno. Ed è difficile perché è una frase lunga alla fine della quale c'è una nota alta e lunga. Quindi sicuramente è già difficile quello. Ma qua veniamo al dunque, perché io ho un suono ingoiato. Non è to walk away con il suono proiettato senza l'esterno, senza tensioni. Il suono è bello ingoiato, trattenuto, nonostante ci sono dei punti in cui non è trattenuto. La mia storia di tensioni è molto complicata. Venivo da un periodo molto difficile e quindi per tutta una serie di cose è un po' come se avessi chiesto alla mia mente di non farmi cantare, ma allo stesso tempo col mio corpo stavo andando a cantare e quindi la mia mente mi diceva: ma mi stai chiedendo di non farti cantare, perché vuoi cantare? Morale della favola, suono ingoiato, stavo cercando di tirare fuori un suono, ma in realtà sotto sotto non volevo tirarlo fuori. Da cosa lo riconosco? Dal fatto che è più nel naso, to walk away, to walk mi ha subito grattato la gola, ve lo giuro, to walk away. Però ho notato anche che le ho anche dato volontariamente un timbro un po' più a questa canzone. Nonostante ci sono dei punti appunto in cui non è così ingoiato, ma le do comunque quel colore. C'è anche da dire che la mia voce mi avete detto che sembra un po' più scura in questa canzone e secondo me è perché non avevo ancora, prima di tutto, iniziato a tirare veramente fuori il suono, a proiettarlo verso l'esterno e quindi avere più elementi a disposizione per giocare con la mia voce e acquisire consapevolezza e dimestichezza in dove farlo risuonare. Quindi quello era il mio unico modo in cui sapevo far risuonare la mia voce, però non era sano perché non era proiettato verso l'esterno, avevo le tensioni e così via. Fine della pausa, è durato fin troppo. Vediamo la seconda strofa. Ecco, sentite che sono tipo affannata? Non è un buon segno. Ho ricordato una cosa bellissima, che a suonare la batteria c'era il mio insegnante di batteria, adoro, a cui sono sempre stata affezionatissima, perché io sono entrata nella scuola di musica e ho cominciato a studiare, grazie al mio nonnino che mi pagava i corsi, canto, batteria e musica d'insieme. Mi sono accorta che faccio una cosa inconsapevolmente, perché al tempo non sapevo che esistesse il sostegno, o meglio, in realtà lo sapevo ma non me l'avevano mai spiegato. Io mi abbasso, tipo a fare un mezzo squat. Che poi è solo walk away che ingoio perché
bow down, non lo ingoio, anche quando faccio la, il movimento aiuta, sentite com'è diverso, ditemi se lo sentite, commentate se sentite la differenza di suono tra quando faccio I bow down, Lord show me, rispetto a to walk away. L'ho aperto. Un sacco di fiato mi brucio. Oh baby. Mi piace troppo come l'ho modificato questo. Qua avevo l'affanno, si sente moltissimo. Cioè, fra un po' è to walk away. Allora, faccio questo e mi abbasso, il che è un bene. Io sono arrivata lì che non sapevo come fare a fare I try to make the world seem better. Vabbè, ovviamente aiuta a mettere un po' di cry, che è quello. Quindi quello ha aiutato sicuramente. Però mi rendo conto, cioè sento il mio panico da qui. Dopo tutto quello, fare anche quegli acuti in più. È ingoiato. Affanno a manetta. Sentite adesso come scendo, devo scendere in falsetto e farlo piano, come poco stabile. Francesca Zeri. Diciamo che esteticamente non si sente più così tanto. Va bene, ragazzi e ragazze, se siamo Cristiano Cervigni, che dicono ragazzi e ragazze. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video nei commenti, se avete sentito tutte le cose di cui ho parlato, il suono ingoiato, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi piacciono video di questo tipo lasciate un like, così so che ne devo fare altri. Mi piace un sacco analizzare i miei vecchi video e poi fare il confronto. E niente, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Se volete prendere lezioni di canto insieme a me, trovate tutti i miei link in descrizione, sia per prendere le lezioni di canto online in tutta Italia, sia se volete imparare delle nozioni in più sul mio Patreon. E sul mio Patreon trovate anche tutti gli esercizi di canto con cui potete allenarvi in autonomia, anche se fate già lezione con me, ovunque voi siate, li trovate tutti riuniti lì, è molto comodo anche da fare fuori casa eventualmente. E niente, quindi trovate tutto in descrizione. Mi raccomando, non perdetevi i successivi 2, ossia quello dove analizzo il video musicale che ho fatto della mia cover di Million Reasons, e anche poi quando la ricanto, per fare il confronto di come la cantavo dal vivo, come l'ho cantata nel video e come la canto oggi nel 2023. E niente, grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo video.